Grazie innanzitutto per averci contattato. Ho deciso di realizzare questo video da un lato per darti le prime informazioni inerenti all'apertura di una società negli Emirati Arabi Uniti, fornendo laddove possibile anche qualche indicazione di massima sui valori economici. Dall'altro per presentare quelli che sono i nostri servizi di consulenza. Sono in tante infatti le persone che ci contattano per avere un preventivo, per sapere quanto costa aprire una società negli Emirati Arabi Uniti. Preventivo però che non è possibile realizzare, non è possibile rispondere a questa domanda, se non a valle di un'analisi dettagliata del caso specifico. Anzi, io tendo a diffidare da chi tira fuori una soluzione sulla base delle poche stringate informazioni che magari stesso tu hai fornito in una mail. E ho sempre il timore che si stia proponendo una soluzione più favorevole al consulente che non a te che stai per aprire una società o che comunque stai pensando di spostarti a migliaia di chilometri da casa. Negli Emirati Arabi infatti esistono oltre 40 differenti free zone, 20 nella sola Dubai, oltre alla possibilità di aprire in mainland con o senza socio locale e alle nuove free zone in via di costituzione. Ci sono dei vantaggi bene o male generali, ma in linea di massima ogni free zone è una propria giurisdizione con delle dinamiche interne assolutamente caratteristiche di quella free zone stessa. Procedure, tempi e costi dipendono da tutta una serie di parametri. Innanzitutto bisogna individuare e scegliere la free zone in cui vogliamo costituire la società. Poi bisognerà definire il numero di azionisti, se questi sono persone fisiche o persone giuridiche, cosa che tra l'altro io sconsiglio, se servono visti residenti e quanti ne servono in totale, quali e quante sono le categorie commerciali, se serve un ufficio fisico o meno, se servono altre facilities tipo depositi o qualsiasi altra infrastruttura, se serve un conto corrente in loco o è sufficiente uno virtuale aperto online e così via. Questo è il motivo per cui diventa impossibile dare un listino prezzi o definire a monte una strategia, se non dopo aver attuato una corretta pianificazione fiscale, anche per evitare errori se non addirittura dei reati. Anche due situazioni apparentemente simili potrebbero avere delle sfumature diverse che portano a delle soluzioni completamente distinte per i due casi. Facciamo alcuni esempi. Abbiamo due imprenditori digitali con lo stesso preciso modello di business. Entrambi vogliono trasferirsi negli Emirati Arabi, ma uno manterrà degli interessi in Italia, proprietà immobiliari o una famiglia o delle partecipazioni in una società o chissà quante altre cose. L'altro invece si sposta completamente. Ecco, questi due casi vanno trattati in maniera separata. Oppure ancora, abbiamo due imprenditori che si occupano di import-export, ma uno si occupa di strumenti elettronici, l'altro si occupa di metalli preziosi. I metalli preziosi negli Emirati Arabi devono essere regolamentati tramite una specifica free zone. Oppure ancora immaginiamo che quando vogliamo aprire una società abbiamo come unico parametro da tenere in considerazione il costo più basso possibile e andiamo per questo a scegliere la free zone più economica, senza però tenere in conto che quella free zone non ha delle infrastrutture che magari ci potrebbero servire nel medio-lungo periodo e quindi poi magari dopo un anno di attività, quando stiamo per ingranare, scopriamo che banalmente abbiamo bisogno di un ufficio che quella free zone non può fornire perché è solo esclusivamente virtuale e allora saremo costretti a chiudere e a riaprire ricominciando tutto da capo. E così via, potrei andare avanti per ore. Questo è il motivo per cui, una volta raccolte le informazioni iniziali, il mio approccio prevede in maniera imprescindibile l'erogazione di una consulenza. Ci mettiamo davanti a un tavolo, anche solo virtualmente, dove andremo a sviscerare tutti gli aspetti e le sfaccettature legati al tuo specifico caso, sia per capire la fattibilità dell'operazione, sia per fornirti gli strumenti per procedere eventualmente anche senza il nostro supporto, una volta individuata la giusta strategia. Solo così infatti ritengo di poter supportare al meglio chi sta avviando un processo di internazionalizzazione o di trasferimento della propria società e della propria residenza all'estero. Suggerire questa o quella soluzione a scatola chiusa, magari solo perché si ha un accordo con quella free zone, a mio avviso è solo vendere un prodotto, ma non necessariamente quel prodotto è la soluzione giusta per te.
Magari scopriamo durante la consulenza che ci sono giurisdizioni più interessanti degli Emirati Arabi per il tuo caso e allora hai evitato di spendere inutilmente tanti soldi. Questo è il motivo principale per cui la consulenza ha un costo. Stai innanzitutto acquisendo delle informazioni che se volessi reperire da solo ti richiederebbero settimane o addirittura mesi, a patto di riuscire a trovare tutte le informazioni e di avere le informazioni corrette. Ed inoltre, a valle della consulenza, avrai anche la scelta se proseguire con il nostro supporto oppure in autonomia, perché ti avrò fornito tutti gli strumenti per procedere da solo. Detto questo, forniamo alcuni esempi. I costi per l'apertura di una società senza visto residente con il nostro supporto partono da $5.000. Tendenzialmente sono società di servizi, anche se in alcuni casi si possono anche erogare delle attività fisiche. $5.000 per poi salire a seconda di tutta una serie di parametri che possono cambiare: numero di azionisti, categorie commerciali, numero di visti e così via. I costi per la costituzione di una società dello stesso tipo, ma aggiungendo un visto residente, già tendono a raddoppiare e siamo intorno ai $10-11.000, sempre comprensivo di nostro supporto. Definiti i parametri principali, riusciremo ad avere una stima precisa, dove tra l'altro andremo a scorporare quelli che sono i costi vivi da dare all'autority, alla free zone, e quello che invece è il nostro eventuale supporto. Un altro esempio: in molti ci contattano per avere informazioni sui visti freelance, dal momento che c'è un po' l'idea che con 1.000 euro o poco più ci si possa trasferire con la residenza negli Emirati Arabi. Innanzitutto ho fatto un video in proposito dove andiamo ad analizzare nello specifico questo argomento, ma in breve, anche se di fatto più economici, i permessi freelance innanzitutto si rivolgono solo a determinate categorie commerciali, il mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, della formazione, insomma se hai un e-commerce non puoi avere un visto freelance da e-commerce. Inoltre il permesso freelance ti dà la possibilità di richiedere il visto, ma non include già il visto stesso. E ammesso che tu rientri in quella precisa categoria commerciale, che so fai il personal trainer e vuoi operare con un permesso freelance, dovrai produrre tutta una documentazione che dovrà essere in inglese, attestata all'ambasciata degli Emirati Arabi di competenza. Insomma, la trafila è sufficientemente lunga, oltre al fatto che devi presentare delle lettere di referenza, cioè devi dimostrare che realmente fai quel lavoro. Cioè non basta dire io sono fotografo perché ho appena comprato una macchina fotografica, no, devi dimostrare di essere realmente un professionista. Insomma, non prendi la residenza a Dubai con 1.000 euro. A differenza di altre giurisdizioni, vedi Londra, vedi Singapore, vedi Gibilterra, vedi altre nazioni, i costi di apertura sono più alti, ma a fronte del fatto di avere una burocrazia più snella e di non avere tasse sui profitti. Quindi una volta coperti i costi di licenza, quello che guadagni di fatto rimane in tasca a te. Ulteriori informazioni gratuite le trovi sia sul sito web sia sul canale YouTube. C'è una playlist specifica sull'apertura società. Lascerò entrambi i link in descrizione. Mentre un approfondimento più specifico e di dettaglio lo puoi avere attraverso il videocorso che abbiamo sviluppato in questi anni. Rappresenta una vera e propria piattaforma di informazioni, utile non solo se vuoi informazioni prima di aprire la società, ma anche durante la vita della società stessa, per poterti aggiornare. Oltretutto, se decidi di acquistare il videocorso insieme alla consulenza o insieme all'apertura della società, avrai diritto a degli sconti. In ogni caso ti lascio anche questo link in descrizione. Se a questo punto sei interessato ad avere maggiori informazioni sui costi e sapere come prenotare una consulenza, ti invito a ricontattare la segreteria commerciale via email o Telegram. Ti risponderemo il prima possibile. Ma salama.